Aris, ti prego, perdonami per quello che sto facendo, perdonami se gli insegno questa cosa, ma hai fatto un gioco fatto molto bene, la fisica mi piace tantissimo, competizione è un fantastico gioco, però devo aiutare un po' di persone che non hanno basi di alto livello, che magari non hanno basi con tanti newton metri, a godersi competizione leggermente meglio. Perdonami, 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 perdonami. Ciao ragazzi, dopo questa intro entriamo subito nel vivo di quello che è il tutorial per cercare di utilizzare la gamma dinamica in modo diverso su assetto corsa competizione, perché di base nel gioco non c'è possibilità di modificarla e dovrebbe essere di base al 100% e quindi ottima dal mio punto di vista per basi con 20-25 Nm, però con basi che hanno poca gamma dinamica, quindi pochi Nm a disposizione, a mio avviso potrebbero beneficiare di andare a modificare un po' questo parametro. Soprattutto perché molte persone che hanno basi da 5, 10, probabilmente anche 15 Nm, molto spesso vanno ad agire sul volume del gioco e quindi andare ad inserire del clipping all'interno della propria simulazione. Dal mio punto di vista è la cosa più sbagliata che c'è. In realtà facendo piccole o grandi regolazioni a quello che è la gamma dinamica, di come esprime la gamma dinamica il gioco, si possono avere grossi benefici con tutte le basi, senza andare a intaccare quello che è il segnale e andare in clipping e quindi perdere segnale, perché quando si è in clipping il segnale diventa una linea piatta. Ci sono delle forze ma piatte a pari intensità di volume. Andando a lavorare col gamma si riprende tutto il colore naturalmente un po' compresso. Però a mio avviso è un compromesso migliore piuttosto che andare a alzare il volume di gioco. Quindi partiamo dal presupposto che assetto corsa competizione va settato nel gioco a 65 di forza massima ed è quella che vi consentirà con tutto il parco auto di non andare mai in clipping. Detto questo, andiamo a vedere come attivare la gamma dinamica nel gioco. Innanzitutto vi faccio vedere una cosa, questo è il mio profilo TrueDrive, io lo vado a editare, io di solito gioco intorno ai 20-21 Nm, in questo caso lo vado a settare a 8 Nm, così almeno sarà ancora più visibile quelli che sono i cambiamenti. In realtà con 8 Nm andrò anche totalmente a eliminare questo filtro qui che in questo caso non ci serve. Diamo ok. A questo punto andiamo nella nostra bella cartella documenti e andiamo su assetto corsa. Lo apriamo, andiamo su CFG e andiamo a selezionare FF Post Process. Clicchiamo con il destro, facciamo copia, torniamo indietro, andiamo a selezionare assetto corsa competizione config e facciamo con il destro incolla e questa è la magia. Andiamo ad aprire il file e vediamo. In realtà come vedete io su assetto corsa avevo già messo la selezione gamma, enabled 1 vuol dire attivato, e nella parte della linea del gamma ho messo valore 1. In questo caso significa 100%. In realtà significa che il gioco funzionerà in realtà come funziona sempre. E andiamo ad aprirlo. E siamo quindi nelle impostazioni. Vediamo quindi che io utilizzo una forza 65, forza minima 0, ammortizzazione 0, assorbimento dinamico 100, effetti strada 0, eccetera, eccetera. Quindi tutti i settaggi che servono per non avere clipping. E andiamo a vedere. Eccoci quindi a Brands Hatch e stiamo simulando praticamente un CSLDD con 8 Nm. La parte centrale del volante è abbastanza morbida, naturalmente quando ci sono le curve va a indurirsi, ma tutto diciamo che risulta molto basso come volume generale e immagino che molti di voi andate in questo caso ad alzare il volume di forza nel gioco. Naturalmente è difficile mostrarvi con che facilità io in questo momento sto girando il volante. Questo è un pochino come si comporta. Nella parte centrale è abbastanza vuoto in questo momento. Andiamo quindi adesso a modificare il valore del gamma e anziché 1 mettiamo 0.5.
in questo caso salviamo, lo lascio sempre aperto e rifacciamo ripartire assetto corsa competizione. Eccoci qua. Ragazzi, con questo genere di regolazione il picco di forza rimane sempre lo stesso e come vedete qui anche il segnale, oddio qua l'ho allungata troppo, qua il segnale non andrà mai in clipping perché l'impostazione rimane quella di 65. Però già appena scendete in pista tra le mani sentite un volante molto più pieno, ma davvero molto più pieno. Il picco che potete avere nelle curve o quando prendete magari qualche dosso, fate i curvoni, in questo caso si riempirà. Come ho detto, si perderà un pochino di gamma dinamica, ma con questo genere di forze, a mio avviso, è un compromesso che sono disposto a perdere, a fronte di avere tutto il segnale a disposizione, magari con sfumature più piccole tra un livello di forza e l'altro nella parte centrale, ma sicuramente, ragazzi, un volante molto più pieno, molto più godibile con assetto corsa competizione. Guardate anche come si sente bene l'asfalto, e in questo caso anche questa curva, ve la faccio vedere, è molto più impegnativa. Eccoci qua. Torniamo a noi. Ragazzi, tra 1 e 0,50 ci sono tantissimi valori intermedi. In realtà con base, con una forza anche sotto gli 8 Nm, considererei anche l'opzione di 0,45. Però c'è tutta la gamma in mezzo che offre tutta una variante di sfumature con cui potete giocare e capire qual è per voi il settaggio migliore che vi dà la miglior corposità sulle mani. Ragazzi, il sistema è molto semplice, spero che sia gradito. Cercherò di fare anche altri contenuti su altri simulatori per spiegarvi un pochino come si può agire nel modo migliore per andare a settare la forza nei vari giochi. Vi ricordo sempre MDS Simparts, andatemi a cercare su Facebook, quindi se siete interessati mi raccomando iscrizione al canale, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!